Buonasera amici di MR TV e benvenuti a questo quinto appuntamento con la rubrica Il cittadino sovrano. Qui con me questa sera, come sempre, ho Marco Ludovico. Buonasera Marco. Buonasera Serena, buonasera a tutti. E ospite di questa serata il nostro presidente Gioele Magaldi. Ciao Serena, salve a Marco e salve a tutti. Ciao Gioele, benvenuto. Allora, argomento che abbiamo scelto questa sera è diritto e dovere di voto, anche in vista di questo weekend dove ci saranno le elezioni comunali in tanti posti, in tanti paesi e città d'Italia. Io voglio partire un attimino, se mi permettete, facendo quella che è brevemente, ma proprio pochissime parole, la storia del diritto di voto in Italia. Innanzitutto, quando parliamo d'Italia, bisogna considerare che l'Italia, così come la conosciamo noi, esiste dal 1861, ovvero dall'anno dell'Unità d'Italia. In quel momento il diritto di voto era esclusivo al sesso maschile e soprattutto dell'alta borghesia e per coloro che avevano più di 25 anni. Nel 1881 il diritto fu poi esteso anche alla media borghesia, con un'età però di 21 anni. Il suffragio universale maschile si raggiunge nel 1918. Le donne? Beh, le donne conquistano il loro diritto di voto nel 1945 e iniziano a votare con le elezioni amministrative e con il referendum del 1946. Oggi il diritto di voto in Italia è ovviamente riservato a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, e hanno raggiunto la maggiore età, ovvero 18 anni. Come vedete, insomma, l'età è scesa dall'inizio che erano 25 anni ai 18. E poi dal 1996 noi sappiamo che possono votare anche i cittadini europei residenti in Italia, mentre gli italiani residenti all'estero possono votare se regolarmente iscritti all'AIRE. In tutto questo vorrei fare un piccolo appunto, cioè è interessante poiché si parla sempre ovviamente di diritto di voto e mai di dovere. E io vorrei un attimino questa sera considerare un po', insomma, sia con Gioele che con Marco, dove troviamo il limite tra queste due definizioni. Noi già nella prima puntata, dove era ospite sempre Gioele Magaldi, abbiamo riportato la differenza, per esempio, che intercorre tra un diritto e un dovere. Entrambi, tra l'altro, sanciti dalla Costituzione, perché noi sappiamo che c'è una sezione della Costituzione italiana dove si parla di diritti e doveri dei cittadini. E anche però spesso e volentieri quando si nomina la Costituzione ci si riferisce solamente ai diritti. E ancora una volta allora voglio fare brevemente la differenza tra cos'è un diritto e cos'è un dovere, e poi voglio chiedere ovviamente sia a Marco che a Gioele cosa ne pensano loro ovviamente in merito. Intanto diritto viene definito come ciò che è ragionevole, giusto, retto e onesto, e deriva proprio dalla parola dirigere, cioè dare una direzione, ovvero regolare. Mentre il dovere ha un'accezione secondo me molto bella, perché spesso viene visto come una cosa negativa. In realtà dovere arriva da una parola che significa potere di formare, e quindi noi sappiamo che quando noi abbiamo dei doveri abbiamo la possibilità di formare non solo noi stessi, ma anche di renderci così al servizio poi degli altri. A questo proposito, insomma, voglio sentire Marco e Gioele cosa ne pensano e cosa vogliono eventualmente aggiungere. Gioele. Prego, voglio sentire Marco anch'io, perché ho parlato molto oggi e sono qui anche per ascoltare un po'. Ma allora, sicuramente, soprattutto nella società odierna nel quale viviamo oggi,
tra questo fatidico momento delle elezioni, che ormai non è neanche più così normale dare per scontato, visto che ormai si fa fatica a farci dare questo diritto, spesso è stato saltato, però si potrà notare sempre più spesso che si passa tutto il tempo che intercorre fra un'elezione e l'altra a per lo più lamentarsi, a piangersi addosso, e quasi mai però poi si vede effettivamente un riscontro. Per esempio non si vedono mai grossi ribaltamenti elettorali, non si vedono mai grossi aumenti rispetto alla partecipazione alle urne, e questo ovviamente sicuramente da una parte può essere dovuto ed è dovuto a una classe dirigente che difficilmente attrae complimenti, mettiamola così. Ma allo stesso tempo, essendo l'unico strumento in possesso del cittadino, o comunque lo strumento principe per esprimere la sua opinione, quello che dicevi tu, il fatto di sentirlo come un dovere, il che non vuol dire che uno sia obbligato ad andare a votare, ma sentirlo come un senso del dovere, come si può sentire il senso dell'onore, sicuramente aiuterebbe forse a lamentarsi un po' meno negli intervalli e a cercare di modificare il quadro, perché ovviamente se le lamentele continuano costanti, ma alla fine i risultati elettorali grosso modo sono sempre quelli, ovviamente c'è un concorso di colpa, diciamo, quantomeno c'è un concorso di colpa. Bisognerebbe avere molto più coraggio di sbagliare alle urne invece che poi passare i 5 anni successivi a lamentarsi vanamente, diciamo, senza nessuna possibilità pratica di incidere. Gioele. Sì, a me viene in mente che in realtà Marco Ludovico ha sottolineato alcuni aspetti giusti, però manca, per così dire, una considerazione, e cioè che mi viene in mente un concetto caro a un altro rooseveltiano doc come Daniele Cavaleiro, che spesso uno dei vicepresidenti uscenti, diciamo, del movimento Roosevelt, tutte le cariche sono sospese, che spesso ha parlato di diritto alla conoscenza e che è un concetto vicino a quello a noi caro della più che del diritto, insomma, della vocazione alla formazione civica. Nel senso che noi qui siamo in una trasmissione che si intitola Cittadino Sovrano, ma io nel fotografare l'esistente in Italia e altrove, nei paesi formalmente democratici, parlerei di neosudditi sottomessi, cioè potremmo fare una trasmissione il suddito sottomesso, perché la condizione d'animo di molti cittadini e l'atteggiamento di molti governanti va non verso il riconoscimento di un cittadino adulto sovrano che va trattato come tale, ma piuttosto verso una sorta di visione paternalistica, di visione quindi che poi si declina nel senso di minacce o blandizie, di tentativo di captatio benevolenza e anche di una paura di questa irrazionalità attribuita ai cittadini visti come appunto una folla, una massa di emozioni imprevedibili, effimere e però irreggimentabili, con occulte strategie o forse nemmeno tanto occulte in alcuni casi. E quindi è saltato qualcosa. Io credo che essendo uno che non pensa che ci sia stata mai un'età dell'oro o che ci sia stato un tempo rispetto al quale il presente è decadente, ci sono dei momenti più felici su certe questioni, altri meno felici. La storia dell'umanità, per come la ricordiamo, la conosciamo, la raccontiamo, è una storia costellata sicuramente da
molte avanzate, molti progressi, alcune involuzioni, alcuni momenti di diciamo più felici e altri più infelici, ma insomma poi alla fine dipende dal punto di osservazione e certamente c'è stato un momento nel corso del Novecento in cui sembrava che in qualche modo, perlomeno in Occidente, ci fosse un'onda lunga progressista destinata a dare risultati sempre maggiori. Poi questa onda lunga si è arrestata e io credo che gli ultimi decenni hanno visto appunto una progressiva invece che una progressiva estensione di diritti anche sociali, di valorizzazione della sovranità del popolo e quindi anche di tutti i cittadini che compongono il popolo, si è vista invece una sorta di destrutturazione dall'interno del concetto di popolo sovrano e con tutte le conseguenze che questo comporta. Naturalmente, attenzione, non bisogna nemmeno essere miopi e non vedere che tuttavia, nonostante il famoso analfabetismo funzionale, cioè il fatto che ahimè nel 2021 ci sono molte persone che nonostante siano alfabetizzate formalmente non hanno la capacità di parlare, di leggere e di scrivere e di esprimere concetti in modo compiuto e corretto, e quindi la loro lettura della realtà è chiaramente in balia di troppe suggestioni ingannevoli. Però è anche vero che insomma è un'epoca in cui è esplosa un accesso alle fonti di conoscenza, di informazione enorme, la potenzialità informativa e conoscitiva è grande. Allora noi assistiamo ad uno strano paradosso, cioè potenzialmente potremmo veleggiare verso una democrazia sempre più compiuta, ad un'affermazione di diritti e doveri connessi alla vita democratica sempre più brillante, e nella realtà invece vediamo che nei mondi non democratici si ribadiscono vecchie e nuove dittature, vecchie e nuove teocrazie, vecchi e nuovi dispotismi, e nel mondo democratico la sovranità e la cittadinanza languono come concetti forti. Quindi, riprendendo dall'inizio, credo che se vogliamo parlare in senso forte di diritti e doveri, che significa? Che significa la rivendicazione di diritti universali, ma anche l'orgoglio di esercitarli, che diventa un dovere, cioè il cittadino che prenda consapevolezza di essere sovrano, ciascuno ha una quota parte di sovranità che appartiene al popolo, e ha il dovere di rimanere aggiornato su come esercitare questa sovranità e su come anche difendersi da chi gliela svuota di sostanza, da chi lo affabula, da chi lo inganna, da chi lo prende per i fondelli. E allora entra in gioco il dovere più grande, che è quello della formazione civica permanente, un tema su cui il movimento Roosevelt intende investire molto nei prossimi tempi. Certamente sia il progetto Rooseveltpedia sia il progetto Master Roosevelt in Scienza della Polis va nella direzione di una formazione civica e culturale permanente che ridia grande slancio, no, alla dignità e alla sovranità del cittadino in quanto tale. D'altronde, sempre a chiosare quello che diceva di molto interessante Marco Ludovico, i cittadini non hanno espresso, non esprimono nel corso degli anni, sembra che non abbiano espresso, forse con riferimento specialmente all'Italia, dei grandi cambiamenti elettorali. In realtà anche lì ci sono dei vizi strutturali, perché l'offerta politica per molti anni è stata bloccata. Noi abbiamo avuto un maggioritario, tendenzialmente un sistema maggioritario che ad imitazione al ribasso di quello che già è accaduto in Occidente con i sistemi maggioritari di derivazione anglosassone, ha reso le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra per decenni molto simili negli obiettivi e nelle realizzazioni o nelle mancate realizzazioni. Cioè in un tempo in cui ha governato, è stata egemone una ideologia che nasconde se stessa, ma molto opprimente, molto invasiva, pervasiva, come quella neoliberista,
no? E post-democratica fondamentalmente sul piano politologico, neoliberista sul piano economico, e centrodestra e centrosinistra hanno fatto politiche simili, offrendo varianti di questo neoliberismo e di questa post-democrazia o neoaristocrazia in termini politologici, con uno scollamento forte tra le elite e appunto la base dei cittadini, e uno scollamento forte tra un piccolo numero di ricchi sempre più ricchi e una classe media proletarizzata e un proletariato sempre più cinesizzato, che è un termine che mi piace usare e che sta a significare, no, diciamo un ribasso di quelle che sono le classi più umili e che vengono avvolte in una condizione quasi neoschiavile. Allora, detto tutto questo, però, finita l'era del maggioritario, dove tu potevi votare per il centrodestra, poi votavi per il centrosinistra, e la volta dopo rivotavi per il centrodestra perché ti eri scordato che comunque tanto l'uno o l'altro avevano fatto lo stesso, ogni volta entusiasmandoti ma non raccogliendo nulla. Poi in Italia c'è stato un momento di illusione, no? Il cambiamento c'è stato, è entrato un soggetto politico come il Movimento 5 Stelle che sembrava catalizzare chissà quale cambiamento, e invece il cambiamento non c'era nelle possibilità. Cittadini che cosa dovrebbero votare? Quando magari ci sono state offerte politiche scadenti, piccole e grandi, e spesso i piccoli ma io non ne vedo di piccoli, cioè il problema forse si porrà d'ora in poi. Io non ho visto soggetti politici piccoli che avessero in questi anni offerte per il cittadino che, qualora premiate col suffragio, avrebbero significato chissà quale cambiamento. I piccoli erano come i grandi. Adesso noi del Movimento Roosevelt, appunto, non siamo un partito, non vogliamo essere un partito, e quindi non ci mettiamo a tentare di catalizzare direttamente il consenso degli elettori, però siamo impegnati in una operazione di costruzione di questo nuovo partito Rinascimento, con il quale tenteremo, già lo stiamo facendo a livello di elezioni amministrative, lo faremo anche a livello di elezioni regionali e nazionali nei prossimi tempi, e forse l'offerta politica di Rinascimento sarà interessante, e allora lì Marco Ludovico potrà dire: beh, se non avete capito questa offerta, non l'avrete premiata, è peggio per voi. Fino adesso i cittadini, ahimè, sì, c'è pigrizia, c'è, come dire, forse in tanti c'è anche un cattivo atteggiamento lamentoso e poco costruttivo, però è anche vero che spetta, io credo, alle buone elite di formare civicamente, di emancipare dall'analfabetismo funzionale e dallo stato di indigenza materiale e morale e culturale i cittadini, i quali da soli non ce la fanno. Quindi per questo è importante investire in pedagogia e in diritto, che poi diventa anche dovere verso la conoscenza. Grazie Gioele, ovviamente anche grazie a Marco per l'intervento di prima, che eccolo qua che riappare in video. Allora, io voglio fare una piccola chiosa su quello che hai detto tu, Gioele, che mi ha aperto un pensiero. Quando tu hai detto cinesizzazione, spero di averlo detto giusto. E una volta cinesi era una parola che indicava il movimento, l'evoluzione, il fatto che deriva proprio da cinetica, no? Quindi la capacità di evolvere, perché senza movimento noi non abbiamo evoluzione. Oggi invece, quando utilizziamo questa parola, stiamo parlando di standardizzazione e quindi di staticità, ed è interessante come appunto anche se la parola si pronuncia uguale, comunque abbia si riferisca a due concetti completamente diversi, però lascia sempre riflettere come tutte le parole che noi utilizziamo, bene o male, non tutte, però gran parte delle parole che stiamo utilizzando inizino a cambiare significato nella quotidianità.
voglio Sì, io rispondere mi riferivo per la verità al popolo cinese, cioè sì, al sì, modello esatto, cinese, no? Certo, cioè nel esatto. senso, poi Però possiamo mentre notare delle assonanze con altre parole, ma esatto. insomma, appunto il concetto è noto. Peraltro rimane il discorso del dinamismo, perché la società cinese in realtà è stata molto dinamica in questi anni, cioè è una strana situazione quella del mostrum cinese, perché da un lato abbiamo avuto, ha avuto la Cina uno sviluppo grandissimo e ha effettivamente generato una nuova classe di ricchi, persino una classe media embrionale, e ha portato comunque dalle campagne, dalle montagne, proprio dalla marginalità e dalla miseria entro, diciamo, una qualche condivisione di benessere moltissime persone in Cina, anche se moltissime altre rimangono fuori ancora da questo perimetro di arricchimento e di emancipazione. Il problema è che appunto poi, se vai a guardare, ti rendi conto che questi grandi ritmi ottenuti si fondano su una disciplina sociale ferrea che al fondo della società comporta appunto uno sfruttamento spesso coercitivo della forza lavoro, e esportato questo modello altrove diventa un qualcosa appunto di altrettanto oppressivo, che il modello cinese, cioè un modello gerarchico, è un modello dove c'è una elite di potere del Partito Comunista, ma si chiama Partito Comunista, potrebbe chiamarsi in un altro modo, è una vecchia storia, è una stratificazione gerarchica che nella storia umana delle civiltà ha avuto tanti nomi, tante, diciamo, complementi ideologici e culturali, ma la struttura rimane quella. È una strutturazione gerarchica che vede comunque una impossibilità per quelli che sono nella condizione più sfavorita di accedere agli strati più alti, no? Quindi si crea anche lì una nuova forma di stasi. Naturalmente in tutte le società statiche permane per qualcuno il dinamismo, quindi c'è sempre qualcuno che riesce a farcela anche dal basso della piramide, ma il problema è che questo modello proposto in modo subliminale, modificato per l'Occidente, rischia di portarci ad una post-democrazia, e cinesizzare la produzione in Occidente, in Europa e nel mondo occidentale, nel mondo che aveva un certo benessere, significa appunto ridurre i salari, significa ridurre le pensioni, tenere le pensioni e i salari bassi, ed ecco che si salda quella che è stata la narrazione del neoliberismo con quella che è stata tutto l'impianto del Partito Comunista Cinese. Quindi i cinesi hanno fatto anche gli splendidi con una forza di intervento dello Stato, no, per diventare una grande potenza, ma fondamentalmente è attraverso lo sfruttamento della forza lavoro alla base della società. In Occidente si è raccontato che per poter essere competitivi, magari anche rispetto appunto a paesi che in qualche modo venivano aiutati ad occupare fette, no, del potere geopolitico e economico del mondo, bisognava contrarre, no? Contrarre i redditi, contrarre le pensioni, contrarre la capacità di acquisto. Sono le politiche, per esempio, anche lì, anche questo c'è una storia nella storia, la storia della Germania andrebbe, visto che oggi si parla tanto di Germania e si discute di elezioni, di risultati, eccetera, la Germania è un paese neomercantilista che ha puntato tutto sulla riduzione diciamo, dei salari, sulla riduzione in un certo senso della spesa interna a favore di una competitività esterna, di una capacità di esportazione e di un surplus commerciale. Insomma, i processi sono complessi, ma tutti vanno nel segno di come dire, contrastare questa idea del cittadino sovrano. Il cittadino non è sovrano nemmeno un po'. Oggi nel mondo sta tornando ad una condizione di neosuddito, è impotente rispetto ai grandi cambiamenti che avvengono sulla sua testa, spesso non li capisce. Ditemi se qualcuno ha capito quello che è successo in Afghanistan, non l'ha capito. Ditemi se qualcuno ha capito
perché mai una diciamo una pandemia come questa che ha probabilmente un'origine sempre più recente. Sono recenti gli scoop sulla stampa internazionale che acclarano una origine evidentemente artificiale a questo punto del virus. Spiegatemi perché per tantissimo tempo c'è stata quasi una demonizzazione inquisitoria nei confronti di chi azzardava quella ipotesi lì. Spiegatemi perché qualche anno fa a reti unificate si sono sparse le fake news sulle armi di distruzione di massa di un tal dittatore, eccetera. Spiegatemi perché costantemente i mezzi di informazione mondiali raccontano la società, raccontano l'economia, raccontano delle cose che poi vengono smentite pochi anni dopo. Cioè il cittadino è come dire, incatenato ad un senso di impotenza. Se vogliamo riportare il senso della cittadinanza e della sovranità, secondo me abbiamo bisogno di una rivoluzione culturale e ideologica, cioè e qui evoco e poi mi taccio un altro simbolo che appare nella bella sigla di questa trasmissione: ci vuole uno spirito guerriero, cioè qui nessuno regalerà nulla. Le rivoluzioni potranno essere fatte in modo non violento, ma occorrono delle rivoluzioni, nulla di meno di questo, perché il processo non va verso maggiori diritti e maggiore democrazia o maggiore esercizio di doveri graditi a qualcuno che già gode di diritti certi. Il processo va verso la sottrazione di diritti, la affabulazione costante e anche una certa censura e un controllo sociale che appunto assume contorni anche grotteschi negli ultimi mesi un po' in tutto il mondo e in Italia in particolar modo. Grazie Gioele, allora io voglio fare anche qui una piccola puntualizzazione sul discorso ovviamente anche del guerriero, e ricordo che nel Vangelo di Matteo c'è scritto proprio: non crediate che io sia venuto a portare la pace, non sono venuto a portare la pace ma una spada, il che significa che tutto ce lo dobbiamo conquistare, ma una volta conquistato lo dobbiamo anche difendere, perché spesso e volentieri si riescono a conquistare determinati diritti e poi li si dà per scontati. Vedi appunto oggi che stiamo parlando del diritto di voto, lo si dà talmente per scontato che tanti hanno deciso di non andare più a votare. Marco, cosa vuoi aggiungere? Ma allora, io volevo aggiungere a tutto quello che giustamente ha detto Gioele, hai detto tu, abbiamo detto in apertura, anche ringraziando e sfruttando i commenti che finalmente iniziano ad arrivare, devo dire, anche dal canale Twitch. Quindi volevo aggiungere questa prospettiva, ovvero è vero tutto quello che abbiamo detto, ovviamente, per quanto riguarda la parte politica. Ma tornando appunto al titolo di questo programma, andiamo ad analizzare effettivamente anche tutto quello che giustamente ci hanno riportato nei commenti, giustamente ha riportato Gioele. Alla fine chi veramente ha potuto determinare l'andare degli eventi se non comunque la popolazione? Magari perché si è resa conto successivamente di quello che è successo, ma purtroppo tante volte perché ha reiterato gli stessi errori. Abbiamo citato tante volte l'esempio di Tangentopoli. A quel punto è scattata una massa inferocita contro quella classe politica e molte di queste persone sono le stesse che oggi la rimpiangono e si lamentano della assenza attuale dei partiti come li avevamo conosciuti e come erano all'epoca, però non abbiamo avuto l'intelligenza e la pazienza di ragionare sul fatto che un partito come quello che c'era costa, perché le sedi costano, perché i volontari costano, i volantini costano, e quindi alla fine chi ha potuto veramente determinare quello che è successo? Guardiamo all'ultimo referendum. Noi in questo caso ci eravamo spesi molto sullo spiegare quali potevano essere i rischi e i forti svantaggi nel tagliare la propria rappresentanza.
abbiamo visto cos'è successo con la filosofia del politico a 1.000 euro al mese, eppure come è andato a finire il referendum. Quindi è per questo che io inizialmente chiamavo alla responsabilità del cittadino, se veramente si vuole definire sovrano, perché il vero sovrano è quello che sa prendersi gli onori, ma sa prendersi anche gli oneri della buona gestio. E tutto quello che è successo, guardiamo per esempio anche alla pandemia recente. Alla fine sì, inizialmente c'è stata una campagna mediatica di terrore e quant'altro, ma quanti andavano a insultare il vicino di casa o quello che incontravano o hanno cambiato totalmente le loro abitudini, e non perché qualcuno gli abbia puntato una pistola alla testa, ma di propria spontanea iniziativa. Quanti tuttora stanno accettando comportamenti che nella tranquillità e l'intimità del loro salotto riconoscono come assolutamente insensati, fuori da ogni logica e comunque totalmente fuori da una logica sanitaria, eppure la mattina dopo continuano a reiterare e a recitare la propria parte in questo copione. Quindi quante volte effettivamente è stato possibile quello che poi si rievoca quasi sempre, questa figura del mega super burattinaio che da solo in 5 o 6 poi decidono le sorti del mondo? È ovvio che uno più potere ha, più potere può esercitare, più influenza proverà a mettere, e portando acqua possibilmente al suo mulino, ma è anche vero che ognuno deve fare la sua parte. Quindi quando si giocava, per concludere, da ragazzini a guardie e ladri, la guardia faceva la guardia e il ladro faceva il ladro, e dal ladro mica posso rivendicare che è ladro, e il ladro deve fare quello. Il cittadino a sua volta deve però quantomeno, se anche è stato frodato, imparare dai propri errori. Questo non viene fatto, perché è sempre molto più semplice inseguire lo slogan, la frase fatta. È molto più difficile. Per esempio, un nostro utente si lamentava della mancanza della filosofia, di nuovi ideali filosofici, di nuovi filoni intellettuali. Ma qualora anche questi ci fossero, quanti sarebbero disposti realmente a seguirli e quanti continuerebbero a seguire il grande fratello VIP? Quindi questo per dire che, almeno secondo la mia opinione, c'è sempre un fortissimo bilanciamento. Ovvio che chi ha potere lo eserciti, e quasi mai diciamo con altruismo, ma è altrettanto vero che la popolazione, che avrebbe il dovere di unirsi e di imparare, di autotutelarsi, invece è la prima a giubilare delle sfortune altrui. Chiudo veramente. Guardiamo l'esempio appunto degli stipendi. Quando tagli, perché devono dare il buon esempio. E perché dovrebbe essere un buon esempio guadagnare meno? Un buon esempio è guadagnare di più. Allora io non pretendo che si riducano loro gli stipendi, pretendo che si aumentino i nostri. Questa sarebbe una pretesa logica da parte di un cittadino sovrano, non di rimanere pezzente e di auspicare che ci siano ancora più pezzenti, ma quello di uscire dalla povertà. Questo sarebbe rivendicare un diritto. Alla fine, le pensioni, che sono rimasto l'ultimo baluardo, ma quanti hanno giubilato quando si è messo in discussione il diritto acquisito delle pensioni ai politici? E poi le pensioni sopra i 10.000 euro, e poi le pensioni sopra i 5, e poi quando arriva la propria fascia, allora, no, quella no. E allora un principio è giusto o è sbagliato? O si difende per tutti, o non si può difendere solo quando riguarda noi, perché lì è troppo tardi. Quando lo si sente, è tardi, fa male. E chiudo. Grazie ovviamente Marco. Allora, i nostri amici ovviamente io voglio ringraziarli tutti, perché ho visto anche dei nomi piuttosto conosciuti che stanno scrivendo in chat, quindi vi ringrazio tutti quanti, e ci hanno dato degli spunti di riflessioni ulteriori.
sempre un po' anche collegandoci con quello che è già stato detto. C'è qualcuno appunto che ha detto non c'è più la filosofia e che la destra non fa più la destra, la sinistra non fa più la sinistra, che ovviamente c'è questa confusione anche tra i vari partiti. E io in effetti mi sento di dire, ovviamente non si sa più che partito votare, ma in effetti io tenderei molto di più oggi, più che in passato, a andare a votare la persona, non tanto il partito. Cosa ne pensate voi? Gioele. Sì, sì e no, nel senso che io credo che la confusione è politologica, cioè si continua a parlare di destra, sinistra, centrodestra, centrosinistra, sono concetti tutti da aggiornare bisognerebbe guardare appunto al cuore della questione, cioè la democrazia sostanziale degli uni alla democrazia stucchevole degli altri, a un'idea post-democratica serpeggiante negli uni, alla rivendicazione di nuova sostanza, nuova linfa per la democrazia degli altri. Cioè le differenze sono diverse, dovremmo usare nuovi termini. Noi proviamo come Movimento Roosevelt e ci riusciremo prima o poi a rinnovare il vocabolario della politica. Però ecco, detto questo, non è che non ci siano le differenze. Probabilmente il menù politico italiano fin qui è stato di bassa qualità nella sua offerta, qualche volta, molto spesso hai nuovi fenomeni, nuovi personaggi, nuovi gruppi, nuove rivisitazioni di partiti hanno deluso, però le differenze ci sono anche nelle elaborazioni programmatiche, oltre che nelle persone. Per cui sì, le persone, ma talvolta non agli schieramenti in modo a prioristico e alle contrapposizioni tribali, per cui privilegiare le persone va benissimo Serena quando ad esempio no, nel marasma di grandi coalizioni o di partiti che blaterano, al di là della casacca, al di là della colorazione, si scelga questa o quella persona e lì si va sul sicuro. Però è anche vero che oltre alla persona ci sta spesso, cioè se quella persona si colloca in quel contesto magari è perché ha trovato un humus più adeguato, che non è detto che sia l'humus dell'intero partito, dell'intera coalizione, ma può rappresentare qualcosa di consustanziale al candidato stesso. Quindi io direi che noi dobbiamo investire molto su una chiarificazione dei termini della politica e richiedere un ritorno delle ideologie, intese non nel senso marxiano negativo, ma come appunto visione teorica che si trasforma in pratica, strutturazione di un pensiero forte, no? I cantori dell'era post-ideologica sono anche quelli che hanno poche idee ma confuse, per usare un modo di dire no? Così un po' grottesco e surreale. Quindi io dico che dobbiamo puntare non solo sulle persone ma anche su delle visioni forti, dobbiamo spingere i partiti a dotarsi non solo di persone in gamba, ma anche di visioni chiare offerte all'elettorato e ai cittadini che possano sceglierle senza ambiguità. Continuare a parlare di centrodestra e centrosinistra per un richiamo quasi di appartenenza tribale è un po' una truffa, no? Da questo punto di vista. Spingere tutto sul fatto mi scelgo la persona perché tanto questa truffa è inevitabile non è la soluzione, ma non era questo che tu volevi dire, mi è ben chiaro ovviamente. Certo. Marco? No, sono d'accordo, è il proseguo di quello che dicevamo proprio ora. Questa è la premessa fondamentale che deve esserci. Il secondo step è proprio quello relativo ai cittadini. Quindi devono andare veramente di pari passo. Noi, per esempio, Gioele si ricorderà, qualche anno fa, con tanti sforzi, avevamo promosso su Milano un'iniziativa che è stata anche apprezzata, un convegno su Olof Palme, Thomas Sankara, Carlo Rosselli,
Diciamo che quando quei convegni possibilmente saranno gremiti con migliaia di persone e quelli nel quale invece si parla della scoperta del più enorme complotto globale in capo a 3 persone ben identificate con tanto di codice fiscale, saranno meno frequentati. Quindi quando le persone torneranno a occuparsi veramente delle cose pratiche, del sapere vero, non di quello presunto, e compiranno quella vera differenza fra leggere un libro e capirlo, e forse unitamente, diciamo che il buon Winston confessò a Cossiga che il fatto che poi ci fosse una buona fetta di parlamentari o comunque di gente eletta che non era degna era emblema e simbolo del fatto che la democrazia rappresentativa funzionava benissimo. E quindi forse se miglioriamo tutti, perché come vediamo tutti gli aspetti della nostra società sono andati mano a mano degenerando, ma la società, tutti gli aspetti della società e i componenti della società in ogni ordine e ruolo non vengono coltivati in vitro, sono il nostro vicino di casa, il nostro parente, il nostro amico, quindi se tutti facciamo veramente uno sforzo per migliorare, per cambiare tante idee ormai che si sono calcificate nella nostra mente. Gioele diceva giustamente scardinare un po' quella famosa dicotomia destra-sinistra, e un nostro utente ci diceva si capisce più niente, la sinistra è più di destra della destra, la destra è più sinistra della sinistra, però anche qui lancio una provocazione, effettivamente è così, ma quanti hanno provato di sinistra a votare a destra e quanti da destra a votare a sinistra? Secondo me pochi. E quindi Perché prima bisogna spostarsi, fare questo sforzo. uscire è sempre difficile, no? Uscire dalle proprie Dalla propria convinzioni, zona di comfort. condizioni, ovviamente, esatto, sì, insomma, si studia tantissimo a partire dalla PNL in comunicazione, ma anche ovviamente per quanto riguarda poi la psicologia e vari aspetti ovviamente della nostra Esatto. vita E perché quotidiana. a quel punto ovviamente verrebbe meno quell'aspetto facile, e per carità giusto, non è che qui si sta difendendo dicendo che abbiamo la classe politica migliore del mondo o l'amministrativa migliore del mondo, giusta la critica, ma ovviamente sappiamo bene che è molto più facile criticare il prossimo, molto molto più difficile criticare le proprie convinzioni, le proprie azioni, mettersi giù a testa bassa, diciamo, e fare qualcosa per effettivamente modificare giorno dopo giorno quello che viene fatto. E lo vediamo in ogni ambito, può essere un'associazione, può essere un gruppo di amici, può essere il condominio, qualsiasi realtà noi osserviamo, non vediamo una realtà tanto più rosea di quella che vediamo a Palazzo Chigi o altrove. Quindi una domanda magari facciamoci. Grazie Marco. Allora, in conclusione io voglio ovviamente portare quella che è la definizione di voto. Visto che parliamo di diritto e dovere di voto, dobbiamo capire innanzitutto cos'è il voto. Il voto è definito come una promessa solenne, ma anche, e io aggiungerei soprattutto, la dichiarazione della propria opinione. Cos'è il voto per Marco e poi cos'è il voto per Gioele Magaldi? Vai Marco. Il voto è rendere rendere pratico tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, che diciamo qui il nostro utente amico Agostino De Santi Abati ci dà una sorta di specchio, nel senso che dice esattamente il contrario di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi che andrebbe svuotato completamente il Parlamento e che i partiti non hanno più senso di esistere, dobbiamo decidere noi come... Poi però domani mattina se qualcuno gli dice andiamo in piazza sotto casa a fare qualcosa, ma c'ho il cugino, c'ho la festa, c'ho il parente, se sposa mia zia, cioè, quindi magari limitiamo, comprimiamo un po' di più tutti questi rombi di tuono, queste potenze di fuoco di contiana memoria, e concentriamoci un po' di più. Una X è già più semplice, mettiamola giusta e magari viene già tutto più facile.
Allora, il voto è quella cosa che io negli scorsi anni personalmente non ho esercitato, il diritto e il dovere di voto, perché personalmente abbastanza disgustato dall'offerta, poi dal menù, dalla pietanza che veniva propinata. Naturalmente ho sempre ritenuto di dare indicazioni di voto per gli altri, quelli che avessero un palato meno delicato del mio, e quindi per chi voleva sedersi a questa mensa ho dato di volta in volta indicazioni di voto. Ho cercato di fare in modo anche che il movimento Roosevelt lo facesse, e personalmente poi l'ho fatto in consonanza o meno col movimento. Invece, a partire da queste elezioni amministrative, andrò personalmente a dare il mio voto lo eserciterò a Roma in occasione delle elezioni amministrative, voterò Rinascimento, la lista Rinascimento Cambiamo Roma, dando delle preferenze appunto ad alcuni dei candidati che si iniziano a vedere anche presentati in alcuni video di MRTV, poi ognuno sceglierà il suo, ma invito appunto a votare questi candidati, e personalmente ritorno dopo anni ad esercitare questo mio diritto dovere di voto, che non ho esercitato non come atto di pigrizia, ma come atto significativo, cioè il mio invitare gli altri al voto astenendomene era un modo per significare un disgusto profondo di un'offerta politica scadente. Grazie, grazie Gioele. Ovviamente io ne approfitto di nuovo per salutare tutti coloro che sono stati con noi questa sera, quindi ne approfitto anche per Serena, non salutare. te la puoi cavare così, adesso ci devi dire anche per te cos'è il voto. Ma Noi io siamo l'ho curiosi, detto. vero Gioele? L'ho No, no, ma detto, per è la te, mia per te. dichiarazione di opinione, cioè io vado a votare perché do un'opinione su quello ovviamente che penso io a livello politico. Ecco, no, io assolutamente condivido questo discorso della dichiarazione di opinione e mi ricollego in questo senso al diritto e al dovere di voto, cioè il dovere inteso come possibilità di formare, ma la formazione la posso fare nel momento in cui io ho un intento di, cioè dichiaro la mia opinione, dichiaro il mio intento, altrimenti non ho la possibilità di formare. Ecco, questo è il mio concetto di base di quello che è ovviamente il voto. Pensavi che mi astenessi? Non mi... No, non volevamo mi qualcosa di cruento, lo svuotamento del no. Parlamento, Poi c'è anche il l'espressione mitra. prendere i voti. C'è l'espressione prendere i voti, che può anche essere intesa in senso religioso, oltre che nel senso di un grosso consenso elettorale. Quindi, Ma notoriamente, infatti, noi. Ma no, c'è una svolta mistica del movimento Roosevelt, per cui noi probabilmente ci trasformeremo in una sorta di confraternita appunto ecclesiale, chiederemo insomma la benedizione di qualche organismo e prenderemo tutti quanti i voti, ma i voti quelli insomma classici della tradizione monastica. Visto che c'è questo amico Agostino dei Santi Abbati, ci faremo anche consigliare da lui su come impostare la nostra comunità. Ecco, Come quindi vedete, io ho fatto una non svolta c'è un Shaolin. Ecco, appunto, ecco, possiamo anche andare verso la tradizione orientale, ma voglio dire, prendere i voti, il voto è un'espressione ambigua, appunto, il voto è anche una promessa solenne, chi lo sa, insomma, vediamo. È una infatti. chiusa, diciamo, è una chiusa ridanciana, perché chiaramente occorre prendersi di meno sul serio. Io credo insomma che i temi che noi abbiamo affrontato sono molto molto seri, molto molto gravi, e ha molte ragioni Marco Ludovico a lamentare il fatto che poi la grande responsabilità sta in quel popolo che avrebbe un grande potere e non lo esercita. E d'altra parte io vorrei anche dire che forse avremmo bisogno a livello collettivo di una sdrammatizzazione, cioè tornare a ridere di sé, all'ironia, all'autoironia,
ci farebbe bene. Io vedo in questo momento l'Italia come un paese cupo, ed era tanto che non avevo questa percezione, un paese cupo dove sì, esiste sempre, ovviamente, per fortuna, la gioia di vivere, la risata, eccetera, ma i pensieri sono foschi e tutti sono arrabbiati gli uni verso gli altri, e digrignando i denti c'è chi scomunica quello che la pensa diversamente, chi lo demonizza, e, insomma è un'atmosfera, ecco, dove anche l'esercizio del voto diventa non una gioia, ma un'occasione persino di dispetti maligni e di basso profilo. Io oggi ho avuto un sorriso amaro, mi è stato raccontato da un candidato a Roma che andava a esercitare il suo diritto dovere di anche di promuovere la propria candidatura, attaccando lui personalmente, no, con questo piglio, no, quasi artigianale, i suoi manifesti elettorali, salvo scoprire in questi giorni che c'è una squadra di persone, non si è ben capito se direttamente collegati al comune o collegati ad alcuni partiti precisi, che vanno a devastare i manifesti altrui in modo mirato. Ecco, anche questo secondo me come dire, è esempio di una diseducazione e di una visione buia, no, del confronto elettorale, dove gli avversari non sono appunto avversari riconosciuti come parte di una comunità, ma diventano non uomini, non donne, che vanno cancellati e di cui vanno strappati persino i manifesti, perché non hanno diritto di chiedere il consenso, perché sono appunto impresentabili. Ecco, questo è molto triste e il clima in Italia è triste, e noi seppelliremo questa tristezza con una risata, perché siamo capaci di ridere, e di ridere di noi stessi e anche degli altri. Grazie Gioele, ovviamente, infatti io ne approfitto per ovviamente anche dire a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo che a noi piace comunque anche ironizzare un pochino, e infatti ne voglio approfittare anche per salutare proprio Agostino, che so essere invece sempre in prima linea, e quindi insomma anche se abbiamo ironizzato un po' su di lui. Voglio salutare Daniel, Tazio, Jan, Angela, Semussin, che sono stati, spero non aver dimenticato qualcuno, che hanno scritto molto in chat, e quindi vi ringrazio tutti, ringrazio voi nominando voi, però ringraziando tutti coloro che sono stati con noi questa sera. Quindi a questo punto io do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 21. Con una No, qui ti novità. devo rubare un minuto, Serena. Vai. Allora, intanto mi associo anch'io a quello che hai detto, ovviamente con Agostino, come avrà capito, si faceva dell'ironia, ma penso da quello che scrive in chat che l'ha capito. E visto che abbiamo parlato tanto delle elezioni a Roma, proprio su quest'ultimo aspetto che citava Gioele, proprio su Milano, noi invece, come abbiamo detto, appoggeremo la candidata Maria Grazia Longoni. Io, proprio parlando oggi con un'altra persona di questa candidata, questa persona mi faceva notare una cosa, mi diceva: io tutte le volte che sento parlare Maria Grazia Longoni non ha mai parlato male o attaccato qualcun altro, ha sempre detto quelle che erano le sue idee, quello che voleva fare, quello che voleva impegnarsi a realizzare, a costruire, la sua visione del mondo. Non l'ho mai sentita attaccare qualcun altro, parlare male di qualcun altro, andare contro qualcun altro, cioè lei ha la sua strada. Ecco, questa penso che sia la visione politica da recuperare, come diceva Gioele, non contro qualcuno, non contro l'avversario visto come il nemico, ma come una competizione nuova e vera a porre in atto le proprie proposte per costruire e per innovare, per migliorare, e poi ognuno sarà libero di decidere quale si declina meglio con le sue ambizioni, con le sue corde. Ma questa deve essere la competizione, non il denigrarsi vicendevole a cui assistiamo quotidianamente.
E in effetti l'avversario, noi sappiamo, intanto per avere una competizione deve esserci un avversario, e l'avversario altro non è colui che ci pone di fronte sia alle nostre più grandi paure, ma anche ci dimostra quanto potenti siamo. Io vi ringrazio tanto per essere stati qua, ringrazio tantissimo Gioele per aver accettato ovviamente il nostro invito ad essere ospite qua questa sera, che sappiamo molto impegnato soprattutto in questo periodo, quindi grazie Gioele. Grazie a te Serena, grazie a Marco, grazie a tutti gli spettatori, insomma, che ci hanno onorato della loro attenzione. Grazie ovviamente a Marco come sempre qui con me. Grazie a te Serena, grazie Gioele e grazie appunto a tutti gli utenti che hanno anche commentato e contribuito ad alimentare il nostro dibattito. A me piace sempre parlare soprattutto con persone con cui non sono d'accordo o con le quali mi posso confrontare, quindi grazie anche e soprattutto ad Agostino. Benissimo, grazie Marco. Allora, grazie a tutti quanti. Io, come stavo dicendo prima, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 21, con la sesta puntata de Il cittadino sovrano. Vi auguro una serena notte e ovviamente Marco, sigla. Allora la posso chiamare, dai, per questa volta.